Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi ho deciso di provare a fare un DIY nuovo, cioè meglio, nuovo per me, però ho visto che su YouTube ci sono già un sacco di video di questa tipologia, però avevo bisogno proprio di fare questo DIY per me stessa, perché penso che mi aiuterebbe a focalizzarmi meglio su quello che desidero veramente dalla mia vita, cioè dal mio percorso in questo periodo, perché vedo che ultimamente tendo a non scordarmi le cose, però a focalizzarmi poco sugli obiettivi che ho, un po' perché le giornate vanno avanti, no? E quindi uno tende a vivere le giornate in base a quello che succede, dimenticandosi poi quello che si era prefissato di fare. Quindi ho deciso di voler fare una vision board per vedere se veramente funziona, cioè non se funziona che magicamente tutto quello che metto sulla vision board si realizza per me, ma per vedere se effettivamente funziona per tenermi focalizzata su quelli che sono i miei obiettivi, i miei desideri e i propositi che posso impormi da qui a un anno, 2 anni, piuttosto che per qualche mese. E quindi è anche per rendere un pochino questo spazio più carino, visto che non ho proprio uno studio, ma giro generalmente in questa area della mia stanza perché è quella più personale. E non avendo appunto un'altra stanza, uno studio, una scrivania, avere la vision board in questa zona della stanza mi aiuterebbe a vederla tutti i giorni. Per fare la vision board ho già preso già dei materiali, ho stampato delle foto, preso dei ritagli di giornale da altri, anzi vi giro così vedete meglio anche voi perché dovete stare lassù. Per fare la vision board ho preso questa lavagnetta da Viridea, c'è ancora il prezzo attaccato ovviamente perché io i video so farli bene, e poi ho ritagliato delle immagini dai giornali che voglio mettere appunto nella vision board. Okay, ho questa luce tipo divina che mi colpisce, ma è la lampada perché mi serve per illuminare la vision board, quindi non sto per avere l'illuminazione divina, solamente la lampada che mi colpisce in testa, come sarebbe giusto che fosse. Allora, dicevo, ho cercato un po' di informazioni qua e là, ma neanche con troppo impegno perché voglio farla in maniera personale e non uguale alle altre che ho visto. E ho visto che praticamente andrebbe divisa la vision board in 4 sezioni, una per la salute, una per la carriera, un'altra per gli obiettivi personali e un'altra per la vita privata, mi sembra. Ma a me non piace fare le cose secondo le regole, secondo gli schemi, quindi ho deciso che voglio fare più che altro una miscellanea di quello che mi piace. Quindi ho ritagliato un po' di casi che mi piacevano, immagini di luoghi che vorrei visitare, insomma sono più che altro immagini molto metaforiche, no? Quindi ho preso più o meno delle immagini che rappresentino più o meno quello che vorrò. Ok, quindi prendo le forbici perché come al solito ho dimenticato i pezzi. E la prima cosa da fare ovviamente è avere delle immagini da poter mettere sulla vision board, perché sennò non è vision, è solo board. Quindi taglio, che è meglio. Ok, allora qua ho tutte le mie immagini ritagliate e devo decidere un po' come disporle. Allora, ho deciso di mettere al centro una mia foto con il mio ragazzo, perché la vision board si riguarda a me, ma riguarda anche un pochino lui, perché ovviamente stanno insieme da molti anni. Vorrei mettere tipo così.
intanto spero che con questi ultimi video voi stiate un pochino imparando a conoscermi meglio e a capire che tipo di video faccio. Sinceramente ancora non l'ho capito neanche io bene che tipo di video faccio, però mi piace non rimanere sempre sullo stesso tema, ma affrontare tipologie di video diverse con contenuti diversi, perché non sempre ho voglia di fare lo stesso video, non sempre ho voglia di fare video di make up, non sempre ho voglia di fare video di cucina, però appunto mi piace farvi vedere un po' quello che piace a me, non quello che piace a me, nel senso farvi vedere solo quello che ho voglia di farvi vedere, ma farvi vedere proprio quello che mi piace fare e voglio condividerlo con voi perché possiate in qualche modo trarne un beneficio. Comunque, tornando a noi, quindi fatemi anche un po' sapere che tipo di video avete preferito, quale vi è piaciuto di più o di meno. Quindi no, vorrei anche un po' capire se i miei contenuti vi piacciono o non vi piacciono, se anche se non vi piacciono, se guardate lo stesso il canale perché in qualche modo vi piace invece come mi approccio alle cose che faccio, non lo so. Fatemi un po' sapere, dai commenti, un po' di feedback, diciamo. Allora, adesso ho posizionato più o meno tutto quanto e vado a mettere le puntine e poi vi spiego cosa ho posizionato e perché. Ok, allora la lavagnetta finita è così. Faccio sporgere la mia testa. Così. E allora, vediamo se riesco a inquadrarvi un pochino meglio. Sì, vedete? Sì, sì, ci sono anch'io, c'è la lavagnetta, c'è tutto. Allora, ho messo al centro me e il mio ragazzo, che spero non si offenda per aver messo la sua faccia bella spiattellata su YouTube, ma tanto chi già mi segue sa chi è, quindi al massimo saranno quei altri X tenente a infinito che non si sa quando arriveranno, che scopriranno il canale dopo a vedere la sua faccia senza averlo mai visto prima, ma vabbè, pazienza. Comunque, tralasciando questo dettaglio, eccoci, tanto la mia faccia ormai la conoscete, quindi direi che non è necessario che ve la faccia vedere ancora. Scherzo. Allora ho messo, partiamo da in alto, questo che dice sii te stesso e potrai essere chiunque o qualunque cosa. Mi piaceva perché comunque a volte tendiamo un pochino a dimenticarci di essere appunto noi stessi, no? E cerchiamo sempre di essere perfetti quando non ce n'è bisogno in realtà, cioè se tu sei tu, va già bene così, e se tu sei tu e hai il coraggio di fare quello che ti piace, subito a fianco ho messo questa boccetta di profumo che è di una nuova campagna pubblicitaria appunto di un brand di profumi, però non c'entra niente il profumo, c'entra il nome del profumo che si chiama Girls Can Do Anything, cioè le ragazze possono fare tutto, e appunto collegato a questo due frasi. Una, questa qui, femminismo significa lottare per la parità di salario, non c'entra nulla con i vestiti che indosso, che devo dirvi per trasparenza che questa è una frase di una delle ultime interviste che hanno fatto a Jennifer Lawrence. Non è perché l'ha detta l'attrice, ma è proprio il senso della frase che mi piace, che appunto la parità di salario tra uomo e donna deve esistere indipendentemente dal tipo di lavoro che si fa, e indipendentemente dal fatto che io mi vesta meglio, credo, in base alle mie necessità, in base al mio gusto personale, e il mio gusto personale non deve influenzare la considerazione che hanno di me nel mio lavoro. Questo era
Anche un'altra cosa che ho bisogno sempre di tenere a mente nella vita in generale e che spero che tutti abbiano bene in mente è un'altra frase appunto collegata al fatto che le ragazze possono fare tutto e il credi in te stessa e crea quella te stessa in cui sarai felice di vivere tutta la vita, appunto perché tanto questo è, cioè devi viverci con te stessa, non è che puoi scegliere la vita di qualcun altro. Passiamo all'angolo diciamo creativo. Ho messo una bella fotocamera perché questo fa parte delle cose materiali che vorrei, perché continuo a riprendere col cellulare, ma una buona fotocamera sarebbe una grande risorsa. E subito collegato YouTube perché appunto mi servirebbe proprio per andare avanti con YouTube nel migliore dei modi. E collegato a questo ho messo questa frase: è utile ascoltare e imparare dagli altri, ma non serve emulare il loro stile, è meglio essere se stessi. E io sì, cerco di trarre spunto da altri canali YouTube per capire cosa devo fare, ma non il come lo devo fare, lo decido poi io. Quindi è per questo che state vedendo costantemente che faccio video diversi, monto in maniera diversa e tutto quanto. Proprio perché sto ancora imparando e questa frase mi è molto utile per ricordarmi che ci devo mettere del mio, sempre. E poi invece questa è un'altra sezione, la parte viaggi. E abbiamo una splendida aurora boreale che vorrei vedere. Io sono già stata nei paesi del nord, ma voglio riandarci per vedere l'aurora boreale. Direttamente a questo c'è il mio sogno più grande, che è fare un viaggio on the road col pulmino, proprio con questo pulmino. Io voglio questo pulmino e c'è il pulmino perché voglio la patente per avere il pulmino, per guidare il pulmino. E qua c'è un'altra immagine, questa qua in realtà è la California, ma per me rappresenta sia l'America, la California che i fiordi. Poi, invece spostandoci, qua abbiamo la casa dei miei sogni, che ovviamente non è che voglio proprio questa, una casa, un monolocale, uno sgabuzzino, un bugigattolo, mi va benissimo lo stesso, però è per avercela qui, vedere che il mio obiettivo da qui ai prossimi 2 anni, spero, non di più, e di andarmene via di casa e avere una casa mia. Questo ve lo spiego dopo. Poi sempre in tema viaggio ho messo questa bella silhouette di signorina che prende l'aereo. Sempre nel tema viaggi e vita ho messo una bella foto di Tokyo perché io voglio assolutamente andare a Tokyo. Non esiste che io muoia senza essere andata a Tokyo, devo andare a Tokyo. Poi l'ultima cosa che ho messo, ma in questa qui, questa appunto l'ho messa dietro, non l'ho messa in primo piano, ma è l'obiettivo, quello diciamo meno importante che ho. Non il corpo ideale, ma la forma fisica ideale, cioè vorrei avere un corpo tonico e l'ho messo questa ragazza con i capelli rossi perché questo è il tipo di rosso che io ho sempre sognato di avere e spero un giorno di avere in testa. Però sì, l'ho messa lì, ma è giusto per, cioè non è quello il mio obiettivo. E l'ultima cosa della lavagna è everything, cioè nel senso che io voglio tutto quello che c'è qui, io lo voglio ottenere, che sia tra un mese, 2 mesi, un anno o 2 anni, non importa, ma lo devo ottenere, voglio averlo qui e vederlo per essere sicura di non dimenticarmene. Quindi, no, questa è la mia vision board, giusto l'essenziale, giusto le cose importanti. Dicevo, non l'ho riempita di cose materiali perché non è ovvio che mi interessano le cose materiali, a tutti interessano le cose materiali, se certe cose materiali aiutano, che siano diciamo le attrezzature, ecco, come ho messo qua la fotocamera, o che siano i vestiti, o che siano la macchina, piuttosto che tal borsa, tal paio di scarpe, ti aiutano perché comunque è vero, quando tu puoi permetterti una cosa materiale che sogni e desideri, la tua autostima cresce, però non è quello lo scopo della vision board. Secondo me la vision board deve essere proprio una visione, un sogno, e anche se tu riesci ad avere il 10% di quel sogno, secondo me già
è un'ottima cosa, e quindi la vision board deve servire proprio a questo, a tenerti focalizzato su quali sono i tuoi sogni e su cosa vuoi, e ogni giorno che tu riesci a conquistare anche solo un pezzettino di quel sogno, allora devi essere contento. Ok, quindi questo è tutto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto, che sia stato di ispirazione per qualcuno di voi, che vi venga voglia anche a voi di fare una vision board, anche solo per abbellire la vostra stanza o per abbellire la vostra casa, o per... potete anche fare una vision board, cioè non deve essere per forza personale, no? Può anche essere una vision board di coppia, di famiglia, tra gli amici. Ad esempio io ne farei una subito sul viaggio in pulmino, perché voglio farlo con i miei amici e spero un giorno di convincere qualcuno dei miei amici a venire con me sul pulmino Volkswagen a fare il viaggio on the road, chissà dove, chissà quando. Quindi spero che il video vi sia piaciuto e che le farete anche voi, e se la fate ricordatevi di farmele vedere, di mettere l'hashtag quello solito e la 89. Voglio anche vedere se voi fate le stesse cacate, si può dire cacate su YouTube? Le stesse cacate che faccio io, ecco. Quindi ci vediamo presto nel prossimo video e grazie ancora a tutti, buonissima giornata e spero che tutti i vostri sogni diventino super, super belli, ancora più che nella vision board. Ciao!